Cappellino. Oggi vi parlo di questo cappello, come è nato e perché l'ho fatto. Dunque, questo cappello l'ho fatto prima di aver fatto il top, perché questa estate, vabbè, poche settimane fa, ero in ferie, ho sistemato un pochino i miei gomitoli, non ho voluto fare chissà quale rivoluzione o pulizia, avevo solo voglia di tenerli in mano, questi gomitoli, di guardare cosa avevo, di valorizzarli anche, perché magari questi avanzi di gomitolini magari smatassati, quindi fatti da me, non quelli nuovi con l'etichetta, un pochino erano snobbati, come se avessero poca importanza. Per cui ho deciso di riprenderli, di guardarli, di capire le loro potenzialità. E mi è venuta voglia proprio di lavorare i filati invernali. Faceva caldissimo e quindi ho deciso di fare un progetto piccolo, ma avevo voglia di autunno, di fresco, non avevo più voglia di lavori estivi. Questo estate, come anche quella scorsa, l'ho dedicata ai progetti estivi. Io di solito non lo faccio, non lo facevo. Prima di queste due estati lavoravo sempre lana, e in particolare maglioni, quindi anche cose grosse, e me li ritrovavo poi pronti per settembre. Questo perché? Perché io preferisco i filati invernali e perché anche preferisco la tipologia di lavoro, anche se sono magari progetti grossi come i maglioni che richiedono tanto tempo. C'è stata un'estate che addirittura ho fatto una coperta molto grande, quindi figuratevi. Ma appunto queste due estati, l'anno scorso avevo voluto dare una chance al cotone perché comunque secondo me si possono fare tante cose belle anche senza maniche, proprio estive, ed è un peccato limitarsi solo ai filati di lana. E un po' perché appunto volevo uscire un po' dalla mia zona di comfort, nel senso che imparare ad utilizzare anche gli altri tipi di filati, anche se magari al tatto non sono i più morbidi e i più comodi per me. Quest'estate invece ho voluto fare delle borse che non avevo appunto mai lavorato e sono anche stata contenta di farle. Io però non sono appassionata di borse, ne possiedo poche e anche queste poche che ho fatto, quelle che mi sono venute bene, le ho regalate a chi ha espresso apprezzamenti e quindi volentieri l'ho date a loro sapendo di non usarle comunque. Quindi c'è stato questo momento tranquillo per me, quindi senza lavoro, con tante ore libere, purtroppo tanto caldo, ma dedicato comunque al mio mondo dell'uncinetto e dei filati. E una cosa a cui ho pensato è stato proprio la necessità, il desiderio di ritornare nella mia zona di comfort. Ma qual è la mia zona di comfort? La mia zona di comfort sono i miei 4 pilastri dell'uncinetto, io li chiamo così, che sono tecnica orizzontale, quindi la lavorazione in orizzontale, cioè da lato a lato, che sia un maglione, quindi da lato a lato, o che sia un cappello, che appunto non viene lavorato in tondo, ma da lato a lato e poi cucito, che sia uno scaldacollo, ma appunto questa lavorazione che richiede una lavorazione appunto trasversale da lato a lato e l'evidenza del punto è comunque in verticale, ma per poterlo lavorare abbiamo bisogno di lavorarlo in orizzontale. Questo è il primo pilastro. Il secondo è la maglia bassissima, che è il mio punto preferito, il mio piccolo seme. Amo quello che ne esce con la maglia bassissima, ma amo proprio lavorarlo. So che per molti è un punto ostico, ma lo era anche per me davvero, perché quando ho visto qualche anno fa i primi video delle russe che lavoravano in questo modo, io ho detto non ce la farò mai. E invece poi sì, è solo una questione di abitudine e di tensione della mano. L'altro pilastro sono le righe accorciate, che appunto donano forma al capo e a volte sono anche decorative perché appunto per fare determinate lavorazioni, delle trecce per esempio, servono le righe accorciate e i punti lavorati in costa e in particolare in costa dietro per questo cappello. Quindi ritorno nella mia zona di comfort con un progetto piccolo che è questo cappello, che è una cosa davvero semplicissima. Allora, innanzitutto ho deciso di utilizzare
facendo dei cappelli, ne farò anche altri appunto perché mi danno molta soddisfazione e appunto essendo un progetto piccolo poi finisce, è difficile che io lo lasci a languire come magari altri progetti, cioè se dovesse succedere non lo lascio neanche disfo perché tanto è piccolo, quindi o si finisce in pochi giorni o si disfa, non c'è problema. E quindi avevo del merino bianco che mi era avanzato, della Tessiland. Mi sono ripromessa di non comprare perché poi ne parlerò nel podcast che uscirà il prossimo giovedì, riprenderà la seconda serie. Volevo comprare, non perché volessi farla brava e che sia cattivi a comprare filati, tutt'altro, ma perché mi sono posta delle sfide, ma per gioco assolutamente, comunque vi spiegherò meglio nel podcast di cosa si tratta. Quindi avevo questo filato bianco, non mi sarebbe bastato e non mi è bastato e ho aggiunto questa striscia. Avevo visto un tipo di cappello così fatto proprio dalle russe dove aggiungevano una striscia colorata che era appunto un design così, non è per consumare gomitoli ma era proprio il modello fatto così. Io non sapevo quale colore, quale gomitolo usare, ne ho diversi. Dovevo trovarne uno che fosse dello spessore simile, perché non avevo comunque lo stesso tipologia di gomitolo che mi bastasse, avevo proprio degli avanzini, sempre di merino della Tessiland, e per cui ho trovato questo colore, questa è una tassina. È leggermente più fine probabilmente questo filato, o meglio, è un filato che non è regolarissimo, in alcuni punti si assottiglia un pochino e quindi come trama, lavorando con lo stesso numero di uncinetto, forse leggermente più sottile in generale, ma io non l'ho ancora bloccato, comunque all'inizio sembrava fosse più corta questa striscia, ma in realtà è bastato solo tirarlo un po' così, poi quando lo laverò e lo bloccherò si sistemerà ancora meglio. Ho scelto questo blu perché mi piaceva blu e bianco e l'ho immaginato di indossarlo con i jeans e vedo, perché in realtà ho in mente di fare una sciarpa blu, non con questo filato, tutta blu, e quindi così mi è piaciuto. L'ho lavorato con le righe accorciate, quindi non so se si riescono a vedere, però appunto facendo le righe accorciate si può restringere la corona. A me piacciono anche i cappelli che vengono lavorati come un tubo e poi alla fine si restringe la corona e rimane anche meno piatto il cappello, no? Rimane arricciato. A me piacciono, quindi senza righe scorciate, però appunto avevo voglia di farlo. Avevo proprio voglia di fare questo tipo di lavorazioni. Vedete che bello che fa questa decorazione. Che cosa succede? Quando si fa un tubo è un pochino più facile, cioè si lavora avanti e indietro, quando si raggiunge la misura desiderata si fa la cucitura e poi si restringe. Quando invece si decide di fare le righe accorciate, bisogna sapere già a priori quante righe in totale il cappello sarà. Io non ho questo tipo di problemi perché io ne ho fatti tanti di cappelli, quindi io ho potuto misurare e so quante righe ci sono. Questo perché? Perché in modo regolare bisogna creare questi restringimenti, chiamiamoli così. E quindi devi sapere a priori qual è il numero di maglie, di righe, scusate, che devo accorciare, perché poi deve essere regolare. Di solito un cappello ha 4 sezioni, oppure può essere un cappello di 6 sezioni o di 8, però difficilmente le sezioni sono dispari. Oddio, non ho mai provato a fare un cappello con sezioni dispari, probabilmente viene lo stesso, non è poi così. Ho voluto fare questa parte perché le righe vengono accorciate, poi si fa una riga di chiusura dei gradini, come li chiamo io, e poi si ritorna a fare le righe accorciate. Questa riga di chiusura l'ho voluta fare in modo diverso, in modo tale che fosse un pochino più cicciona, un pochino più visibile anche. Mi sembrava che risaltasse meglio e fosse più decorativa. Oddio, un cappello tutto bianco, lo indosseremo in testa, nessuno lo noterà, però lo noto io e quindi sono contenta io di averlo fatto. Questo cappello, inaspettatamente, mio marito l'ha visto e ha detto che bello, lo voglio io, va bene, preso, regalato subito, io sono contenta quanto qualcuno apprezza. Poi insomma gli uomini e l'uncinetto non sempre vanno d'accordo, o meglio, gli uomini moderni di oggi, giovani, sicuramente sì, ma l'uomo un po' più classico verso l'uncinetto normalmente ha dei pregiudizi.
ma questo, come sappiamo bene, lavorato con le maglie bassissime in costa dietro, risulta proprio una maglia regolarissima, sembra fatta ai ferri, sembra anche comprato, diciamo, industriale. Ho fatto poi un pompon, avrei potuto anche non farlo, ma ero ispirata nelle varie rifiniture e decorazioni e avevo visto su Instagram questo pompon fatto con questi pippiolini, che non sono altro che una riga di maglie alte. Io però invece ho fatto le maglie basse perché non lo volevo troppo alto, e poi si fanno delle catenelle chiudendole nella base delle maglie basse, dei loop, degli anelli diciamo, su tutta la riga, e dopodiché si ritorna indietro ripassandoli tutti con le maglie basse. E poi, come si fanno poi i fiori e le roselline, no? Li si gira e si forma questa specie di pompon fatto un pochino diverso. Vi metterò qua il video che ho fatto tempo fa delle righe accorciate. Con quel video potete assolutamente replicare questo cappello. Troverete proprio come costruire queste righe accorciate. Per fare la striscia semplicemente arrivate a un certo punto, decidete verso la fine o in base alla grandezza della striscia che volete fare, cambiate il filo e continuate. Dopodiché ho cucito, quindi io la cucitura l'ho fatta qua. Non ho fatto a metà dietro e poi calcolato a un certo punto dove fare la striscia la faccio. No, io ho lavorato tutto il bianco perché se mi fosse bastato l'avrei fatto sinceramente tutto bianco. Visto che era un po' troppo stretto per un adulto, ho deciso di continuare appunto con il colore e quindi poi la cucitura è venuta qua. Le faccio vedere dove. Ci credete che non riesco a capire dove ho fatto la cucitura? Allora, avendolo lavorato in orizzontale così, la cucitura l'ho fatta dopo aver fatto la striscia, quindi sicuramente qua. Però non si vede, mi sorprendo di me stessa a volte. Su questo canale ho fatto vedere altre volte a fare la cucitura, però non c'è un video apposito, forse dovrei farvelo, è in mezzo ad altri tutorial o ad altri lavori. Questo invece è da questa parte. Faccio vedere anche dietro, che c'è il cambio colore. Io amo questo tipo di lavorazione, di costruzioni. Un giorno forse lo farò anche per un maglione invernale. Allora, la maglia bassissima a me non viene troppo gnucca, troppo stretta, perché io ho comunque una mano molto sciolta, però è sicuramente un maglione invernale, diciamo, d'inverno pieno, perché rimane bello, poi bello morbido. Sì, penso che comprerò i gomitoli della Tessiland e me ne farò uno, devo solo decidere che colore. Con le righe accorciate qua a raglan, sicuramente, che è un tipo di costruzione a stella come la chiamavo io, che ho fatto tempo fa, tanto tempo fa, ed è un po' che non la utilizzo. Per oggi finisco qua, mi raccomando lo spazio dei commenti sotto è per voi, a prestissimo, I love crochet!